Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di gennaio 2023. Ok, abbiamo la carta del matto, amici dei gemelli. Il matto è una carta di inizi, è una carta di chiusura, cicli e apertura, nuovi cicli. È una carta che parla di fiducia nella vita, fiducia nell'universo. È anche una carta che alle volte parla di impulso o sì, quell'istinto anche un po' ingenuo alle volte che hanno i bambini, no? Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Siccome YouTube ha cambiato le impostazioni dei video, perlomeno sul telefonino, per trovare la descrizione, vicino al numero di visualizzazioni c'è scritto altro. Voi cliccate lì e si apre una specie di tendina. In fondo a questa tendina c'è di nuovo scritto altro. Quindi voi ricliccate di nuovo su questo secondo altro e si apre tutta la tendina della descrizione. Allora ragazzi, iniziamo con un cavaliere di bastoni, la torre al contrario, la ruota della fortuna al contrario, un asso di bastoni al contrario, un 7 di pentacoli, la carta della sacerdotessa, un 2 di coppe e un 9 di pentacoli al contrario. Allora, devo dire che questo cavaliere di bastoni per molte persone rappresenta la vostra persona di interesse o semplicemente potrebbe anche rappresentare la vostra forza interna, come vi sentite voi in questo momento, ok? Diciamo che con la carta della torre, quello che sento qui, ragazzi, è che c'è bisogno di destrutturare un attimino l'ego, c'è la ruota della fortuna, sono due carte di forte cambiamento e sono entrambe al contrario, anche l'asso che è una carta di inizi è al contrario. Io direi che siete a cavallo di un ciclo, perché come vi dicevo già all'inizio, il matto parla proprio di una chiusura ciclo, un'apertura, un nuovo ciclo e qui lo stiamo vedendo, no? È un po' come se ci fosse questa sorta di passaggio. Per certi versi sento che con il sette di pentacoli siete in una sorta di attesa e anche la sacerdotessa ha questo tipo di energia, nel senso che è una carta di ricettività, di femminilità. E guardate, poi comunque alla fine abbiamo questo due di coppe che può parlarmi di un accordo, di un incontro, di qualche tipo di compromesso che sarete portati a fare o che vi verrebbe magari comodo fare. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Cerco di darvi qualche sfumatura in più. Allora, il cavaliere di bastoni è spiegato da un 6 di bastoni. Scusate, dalla regina di pentacoli, da un altro cavaliere di bastoni e dal 2 di pentacoli. Allora, essendoci anche una regina, potrebbe esserci qualche questione legata a una gestione magari di una madre, magari della famiglia, anche perché avendo il 2 di pentacoli qui, ragazzi, c'è qualcuno che sta cercando di gestire più situazioni e se vedo che ci sono due cavalieri di bastoni, per qualcuno potrebbero anche essere due persone diverse, ipotesi. Andiamo a vedere questa torre, che voglio proprio vedere di che cosa si tratta. Il matto un'altra volta e la sacerdotessa. Wow! Allora, è interessante perché la sacerdotessa è una carta che parla di canalizzazione del proprio sé.
del proprio sé superiore, mentre il matto è qualcosa che parte da dentro, un impulso, un istinto. Mm, sì, è quella propulsione verso l'esterno. Ho come la sensazione che qui abbiate bisogno di rifocalizzarvi sul vostro lato femminile, perché in realtà è un arcano numero 0, il matto, parla di questa forte propulsione energetica, ma secondo me, avendo la torre al contrario, è come se non ci fosse una sorta di struttura. Può proprio anche essere nel tipo di relazione che avete instaurato o che andrete ad instaurare con questo cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 5 di pentacoli al contrario, l'imperatrice e un asso di coppe. Sì, è come se qui si volesse qualche cosa in più, eh. Con la carta dell'imperatrice c'è un'idea che sta gestando. Essendoci un asso di coppe può anche essere un figlio, o può essere un nuovo amore. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Ragazzi, qui ho anche la sensazione, ho la sensazione che per qualcuno ci sia la voglia, di avere un figlio indipendentemente da chi sia la persona, come se foste nel vostro momento di vita ideale dove avete il richiamo per un figlio. Questo indipendentemente da chi sia il cavaliere di bastoni, e ovviamente è un messaggio che non risuona con tutti, eh. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo il cavaliere di spade, abbiamo la carta della giustizia e abbiamo il 4 di coppe. È come se fosse venuto a mancare un incontro, una comunicazione. Di sicuro con la torre qualche tipo di certezza è caduta, e non mi riferisco sempre solo alle certezze positive, possono anche essere certezze negative. Quindi, nel senso, se io ho avuto la certezza che quella persona non avesse interesse in me, magari poi scopro che quella persona ha interesse in me, quindi una mia certezza è crollata. Normalmente è vero, la carta della torre è sempre un po' pesante come energia. Però ecco, diciamo che c'è la ruota della fortuna di fianco, la sento un po' alleggerita. È un po' come il cambiare, sì, il modo di... Guardate, eh, ho come la sensazione che per qualcuno possa essere utile andare a fare dei corsi di canto, ehm, per stimolare la fertilità. Scrivetemi poi se mi risuona. Ogni tanto a me arrivano i messaggi che arrivano, io ve li dico come mi arrivano. Ok, però qui con queste carte, ehm, ragazzi, o manca l'incontro sessuale con questa persona, nel senso che magari c'è proprio difficoltà a livello di impegni o cose di questo genere, o manca qualche cosa, come vi dicevo, di un po' più ufficiale, perché abbiamo comunque la carta della giustizia. Quindi qui c'è la volontà, sento, di andare avanti, di andare in una direzione, ma è come se non si regolamentasse la situazione. Quello che vi dicevo un po' qua. È come se fosse energia allo stato puro, senza un- una strada, senza una via. Andiamo a vedere questo 7 di pentacoli. Abbiamo un 4 di bastoni e la carta della torre nuovamente. Al contrario. È come se vi crollasse un po' l'aspettativa di, sì, di unione come voi la vedete in realtà. Ho come la sensazione che, allora, il 4 di spade è una carta di festeggiamento, però poi qui abbiamo anche la torre, che butta giù le credenze limitanti piuttosto che le certezze che si sono avute fino ad adesso,
è una rottura, una sorta di crollo di qualche cosa. E guardate, per molte persone potrebbe essere semplicemente che si sta aspettando un crollo della situazione, un crollo. ehm, sì, perché qui arriva qualche cosa che un po' sconvolge. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo la carta della luna, due carte fortemente collegate ai sogni e il fante di bastoni. Voglio andare a vedere anche il due di coppe. Abbiamo un altro cavaliere di pentacoli e un fante di pentacoli al contrario. Tanti cavalieri, devo dire, eh? Però ecco, ragazzi, qui c'è da far leva su quello che è il vostro lato femminile, no? Che è anche un po' quello che sento con l'imperatrice e con la sacerdotessa al contrario. È un po', lo sento come il ritrovare la sacralità nella donna, nel vostro lato femminile, ma anche della coppia. Perché qua è un po' quello che secondo me viene a mancare. C'è tanta passione, devo dire, c'è il desiderio di andare avanti, ma c'è qualche cosa che non è in equilibrio, che non è bilanciato. Qui con il 5 di coppe si guarda a quello che si è perso invece di focalizzarsi su quello che c'è ed esiste ancora. Ho come la sensazione che qualcuno voglia liberarsi di qualche peso. Può anche essere una casa, vi dirò. Può anche essere una casa per qualcuno. Però ecco, diciamo che come poi andiamo finendo la stesa, sì, è un po' lento l'evoluzione della situazione o della relazione, però ragazzi ci sono buone prospettive. Dovete lavorare un pochettino sull'amor proprio e sull'indipendenza. Ripeto, se come qui sentivo avete un po' il divino femminile in ombra, ehm, ecco, può essere utile fare dei lavori delle zone d'ombra, visto che abbiamo la carta della luna, ok? Allora, potenzialmente per chi è single. Allora, per chi è single vedo tante figure, quindi sento che potreste incontrare una persona, soprattutto verso la fine del periodo, perché abbiamo quel fantastico due di coppe, un cavaliere di pentacoli e un asso di pentacoli, anche se al contrario però c'è. È come se ci fosse una sorta di nuova conoscenza o nuova amicizia che in un certo senso potrebbe farvi capire la vostra posizione. Vi dà da ben sperare, potrebbe essere qualche cosa che appunto con la carta del matto sentite voler cominciare, però in un certo senso è come se qui ancora doveste capire come chiudere una certa situazione. C'è un cambio, eh? C'è comunque un cambio, anche se un po' forzato, un po' lento, perché comunque vediamo che c'è il Cavaliere di Pentacoli, però io qui il cambio lo sento tra il matto, la torre, la ruota della fortuna, l'asso di bastoni, c'era di nuovo il matto qui, c'era un asso di pentacoli qui, un'altra torre qui, la giustizia anche perché taglia. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona, ma qui ho come la sensazione che ci sia da tagliare con un vecchio precedente partner per aprirsi a un nuovo partner. Per qualcuno si tratta di una questione da rimettere in equilibrio all'interno della coppia. Oh, scusate. Scusate, piccolo incidente con la gatta, ma è tutto a posto. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi abbiamo un oracolo della saggezza dopo. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che continuano a sostenere il canale con i like, con le iscrizioni, con i commenti, con le condivisioni. Io i commenti, ragazzi, non ho più tanto tempo di rispondere, però comunque li vedo, li leggo tutti e cercherò magari poi di fare dei video per rispondere nel dettaglio ai vostri commenti, quelli un po' più particolari, ecco. Allora, wow, abbiamo passione. Mi fa ridere perché questa carta parla di una chimica insana, quindi mi ricorda un po' l'attrazione fatale. In effetti qui abbiamo due cavalieri di bastoni, ragazzi, quindi è molto forte questa componente chimica di passione, di due persone che si piacciono, che
si divertono, insomma, ce l'ho molto forte in questa zona della lettura. Poi abbiamo lo specchio e qui parla di introspezione e di come ci riflettiamo l'uno negli occhi dell'altro, nel senso che quando comunque noi conosciamo qualcuno, normalmente siamo attirati da persone che ci fanno vibrare determinate cose e si possono usare un po' queste osservazioni appunto come per imparare noi stessi che cosa si può migliorare vedendo quello che, diciamo così, tra virgolette, non ci piace dell'altro. Ok, e poi abbiamo il serpente, quindi qui parla di competizione, di malizie, di malpensamento, può essere anche un po' la zona di questa lettura. Ehm, Parla di guardarsi le spalle fondamentalmente. Io qui ho come la sensazione che dobbiate semplicemente fidarvi di più del vostro intuito. Mm? Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio. Queste sono troppe. La tribù, carta numero 8, e qui si intende qualcuno che ha bisogno di staccarsi dal tipo di realtà fisica o mentale dove si era rimasti fino a questo momento e iniziare a creare qualcosa di nuovo fondamentalmente, una propria famiglia nello specifico. Poi abbiamo girare in tondo, carta interessante, carta numero 25. Qui c'è qualche questione che continua a girare in tondo. Vi ricordo che la ruota della fortuna fa anche riferimento ai cicli karmici, ok? E poi abbiamo co-creare. Questa carta numero 40 è molto importante perché dovete rendervi conto che noi creiamo quello che pensiamo. La realtà che abbiamo intorno a noi è il frutto delle nostre forme pensiero, del nostro modo di pensare e delle nostre credenze limitanti. Quindi essere consapevoli di come si pensa e di quello che si pensa ha un effetto anche poi su quello che è la concretizzazione della realtà e il movimento, diciamo, nel mondo terreno, ecco. Amici dei gemelli, io spero che la lettura sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.